Buonasera a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Sono Mia e sono felicissima di essere qui con voi questa sera. Buonasera, io sono Lucas. Mia, devo dirti una cosa incredibile. Oggi ho trovato un appartamento nuovo. Davvero? Che bello, Lucas! Ascoltatori, oggi parleremo di appartamenti in italiano. Lucas, raccontami tutto. Dov'è questo appartamento? È in centro, vicino alla piazza principale. È perfetto. L'appartamento è al terzo piano di un palazzo antico. Al terzo piano c'è l'ascensore? Sì, per fortuna c'è l'ascensore. Non voglio salire le scale ogni giorno con le borse della spesa. Hai ragione. E dimmi, quante stanze ci sono nell'appartamento? Ci sono 3 stanze, una camera da letto grande, un soggiorno e una cucina. C'è anche un bagno, ovviamente. Perfetto. Ascoltatori, avete sentito? Lucas ha detto camera da letto, soggiorno, cucina e bagno. Quali stanze ci sono nella vostra casa? Scrivetelo nei commenti. Sì, scrivetelo! Voglio sapere! E Mia, la cosa più bella è che il soggiorno è molto luminoso. Ci sono 2 finestre grandi che danno sulla piazza. Che meraviglia! Le finestre sono importanti. A me piace la luce naturale. E la cucina com'è? La cucina è piccola ma moderna. C'è il frigorifero, il forno, i fornelli e anche la lavastoviglie. La lavastoviglie. Che lusso! Io non ho la lavastoviglie nel mio appartamento. Devo lavare i piatti a mano ogni giorno. È molto comodo e c'è anche un piccolo balcone dalla cucina. Posso mettere le piante lì? Un balcone. Ascoltatori, voi avete un balcone? È grande o piccolo? Cosa mettete sul balcone? Commentate qui sotto. Il mio balcone non è molto grande, ma è carino. Voglio comprare dei fiori e delle piante aromatiche come il basilico e il rosmarino. Bellissima idea. E dimmi, l'appartamento è arredato o vuoto? È parzialmente arredato. C'è già il letto nella camera da letto e c'è un divano nel soggiorno. Ma devo comprare un tavolo, delle sedie e un armadio. Capisco. Comprare i mobili costa tanto. Quanto paghi di affitto al mese? Pago 900 euro al mese, più le spese condominiali. 900 euro. Non è male per il centro. E le spese condominiali quanto sono? Circa 100 euro al mese. Includono l'acqua, il riscaldamento e la pulizia delle scale. Quindi in totale sono 1000 euro al mese, giusto? Esatto! 1000 euro. L'elettricità e il gas li pago io separatamente. Ascoltatori, in Italia di solito l'affitto include l'acqua e il riscaldamento, ma non l'elettricità. Voi quanto pagate di affitto? È caro o economico nella vostra città? Buona domanda. Io penso che 900 euro sia un prezzo giusto per il centro. Prima abitavo in periferia e pagavo 600 euro. In periferia costa meno, è vero, ma in centro è più comodo. Ci sono negozi, bar, ristoranti vicino a te? Sì, tutto è vicino. C'è un supermercato a 5 minuti a piedi. C'è una farmacia all'angolo e ci sono tanti bar e ristoranti nella piazza. Perfetto. Io abito in periferia e devo prendere l'autobus per andare al supermercato. Non è molto comodo. Capisco. Ma la periferia è più tranquilla, no? Io in centro avrò un po' di rumore, specialmente di sera. Sì, è vero. Il mio quartiere è molto silenzioso. Di notte non c'è traffico e non ci sono bar rumorosi. Dormo benissimo. Beata te! Io dovrò comprare i tappi per le orecchie. Ma mi piace la vita di centro. Ci sono sempre persone, eventi, cose da fare. Hai ragione, ogni quartiere ha i suoi vantaggi. Ascoltatori, voi preferite abitare in centro o in periferia? Scrivetelo nei commenti. Sì, vogliamo sapere la vostra opinione. E Mia, sai una cosa divertente? Il proprietario dell'appartamento è molto gentile. Si chiama Signor Rossi.
Signor Rossi, un nome classico italiano. È importante avere un buon proprietario. Vi risponde quando ci sono problemi? Sì, è molto disponibile. Mi ha dato il suo numero di telefono e ha detto che posso chiamarlo sempre se c'è un problema. Ottimo. Qualche volta i proprietari non sono così gentili. Quando ti trasferisci nell'appartamento nuovo? Mi trasferisco il 1° del mese prossimo. Ho già firmato il contratto ieri. Sono molto emozionato. Che bello! Devi fare tante cose prima del trasloco, vero? Sì, tantissime. Devo comprare i mobili, devo fare le scatole, devo chiamare la ditta di traslochi. La ditta di traslochi non fa il trasloco da solo? No, ho troppi oggetti pesanti. Ho un divano grande, una libreria enorme e tanti libri. È meglio chiamare i professionisti. Saggia decisione. Fare il trasloco da soli è faticoso. Quanto costa la ditta di traslochi? Costa circa 300 euro. Non è poco, ma ne vale la pena. Loro portano tutto e io non devo stancarmi. 300 euro è un buon prezzo. E dopo il trasloco farai una festa nell'appartamento nuovo? Sì, voglio fare una festa. Inviterò tutti i miei amici. Farò una cena italiana con pasta, pizza e vino. Che bella idea! Ascoltatori, quando qualcuno in Italia si trasferisce in una casa nuova, spesso fa una festa chiamata festa di inaugurazione. Voi fate feste quando cambiate casa? È una tradizione bella. Voglio che i miei amici vedano l'appartamento e voglio festeggiare questo momento importante. Sono felice per te, Lucas, e dimmi, quali cambiamenti vuoi fare nell'appartamento? Voglio dipingere le pareti della camera da letto. Adesso sono bianche, ma voglio un colore azzurro chiaro. Mi rilassa. Azzurro chiaro è perfetto per la camera da letto. E nel soggiorno? Nel soggiorno voglio appendere dei quadri alle pareti. E voglio comprare delle piante grandi per rendere l'ambiente più vivo. Le piante in casa sono bellissime. Io ho molte piante nel mio appartamento. Ho un ficus, una monstera e tante piante grasse. Anche io voglio comprare una monstera. È una pianta tropicale molto bella, con le foglie grandi. Sì, la monstera è fantastica. Cresce velocemente e non ha bisogno di molte cure. Perfetta per chi non ha il pollice verde. Io non ho il pollice verde. Qualche volta dimentico di annaffiare le piante. La monstera è perfetta per me. Ascoltatori, avete delle piante in casa? Quali piante vi piacciono? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo conoscere le vostre piante preferite. Sì, scrivetelo. E Mia, un'altra cosa importante. Nell'appartamento c'è il riscaldamento centralizzato. Si accende automaticamente in inverno. Il riscaldamento centralizzato è comodo, ma non puoi controllare la temperatura, vero? Esatto. Si accende e si spegne secondo l'orario del condominio. Ma va bene così. Almeno non devo pensarci io. È vero. Nel mio appartamento ho il riscaldamento autonomo. Posso decidere quando accenderlo e quando spegnerlo. Ma devo pagare di più di gas. Ogni sistema ha i suoi vantaggi. Io preferisco non pensare al riscaldamento. D'inverno la casa sarà sempre calda. Perfetto. E l'aria condizionata c'è? No, non c'è l'aria condizionata. Ma d'estate posso comprare un ventilatore. Con le finestre aperte e il ventilatore dovrebbe andare bene. Sì, e poi sei al terzo piano. C'è più vento rispetto al piano terra. D'estate non sarà troppo caldo. Spero di no. D'estate fa molto caldo in città. Ma vedremo. Se fa troppo caldo, comprerò un condizionatore portatile. Buona idea. E dimmi, i vicini sono gentili. Non li conosco ancora. Li incontrerò quando mi trasferisco. Spero che siano simpatici e tranquilli. Io ho vicini molto gentili. Ci salutiamo sempre e qualche volta parliamo delle scale. Sono una famiglia con 2 bambini piccoli. I bambini fanno rumore? Qualche volta sì, specialmente quando giocano.
Ma non mi disturba, sono bambini, è normale che giochino e ridano. Hai ragione. Io spero di avere vicini tranquilli, ma amichevoli. Non voglio vivere in un palazzo dove nessuno parla con nessuno. È importante avere un buon rapporto con i vicini. Ascoltatori, voi conoscete i vostri vicini? Siete amici o vi salutate solo? E sai una cosa, Mia? Il proprietario mi ha detto che nel palazzo c'è anche una cantina. Una cantina? Che fortuna! Le cantine sono utilissime per conservare le cose che non usi spesso. Esatto. Posso mettere lì le valigie, gli sci, la bicicletta vecchia e tutte le scatole con i ricordi. Così l'appartamento rimane in ordine. Perfetto. Io non ho una cantina e il mio appartamento è pieno di cose. Devo buttare via tanti oggetti che non uso più. Anche io devo fare una grande pulizia prima del trasloco. Ho troppi vestiti vecchi, libri che non leggo più e oggetti inutili. È il momento perfetto per fare ordine. Puoi donare i vestiti che non usi più a un'associazione di beneficenza. Bella idea. E i libri posso regalarli ai miei amici o portarli in una piccola biblioteca pubblica. Non voglio buttare via i libri. Bravissimo! I libri sono preziosi. Ascoltatori, quando vi trasferite, cosa fate con le cose che non usate più? Le buttate, le donate o le vendete? Sì, raccontateci. E Mia, un'altra cosa importante. Nell'appartamento c'è la connessione internet già installata. Davvero? Non devi chiamare la compagnia telefonica per attivare internet. No, il proprietario precedente ha lasciato il contratto attivo. Devo solo cambiare il nome e continuare a pagare. È molto comodo. Che fortuna! Io ho dovuto aspettare 2 settimane per avere internet quando mi sono trasferita. È stato terribile. 2 settimane senza internet? Come hai fatto? Ho usato i dati del cellulare, ma ho finito tutti i giga in 3 giorni. Ho dovuto andare al bar per usare il wifi gratuito. Che disastro! Io non potrei vivere senza internet. Lavoro da casa e ho bisogno di una connessione veloce. Anche per questo il tuo appartamento è perfetto. Hai internet veloce e puoi lavorare tranquillamente dal soggiorno o dalla camera da letto. Sì, raccontateci. E Mia, sai cosa voglio fare nel balcone? Voglio mettere un tavolino piccolo e 2 sedie, così posso fare colazione fuori quando c'è il sole. Che idea romantica! Fare colazione sul balcone con il caffè nei cornetti. Esatto. E la sera posso sedermi lì con un bicchiere di vino e guardare la piazza. Ci sono sempre tante persone interessanti. Sembra un film italiano. Lucas, il tuo appartamento sarà bellissimo. Sono felice per te. Grazie, Mia. Sono veramente emozionato. Questo appartamento è perfetto per me. È in una bella posizione, ha tutto quello che mi serve e non costa troppo. E ascoltatori, ricordate, se volete parlare del vostro appartamento in italiano, dovete conoscere le parole che abbiamo usato oggi. Camera da letto, soggiorno, cucina, bagno, balcone, finestre, affitto, spese. Esattamente. Provate a descrivere il vostro appartamento nei commenti. Usate le parole che avete imparato oggi. Noi leggeremo tutti i vostri commenti. Sì, scriveteci. Quante stanze avete? Qual è la vostra stanza preferita? Avete un balcone? Quanto pagate di affitto? E diteci anche se preferite abitare in centro o in periferia, in un appartamento o in una casa, al piano terra o ai piani alti. Ascoltatori, prima di salutarci voglio farvi una domanda. Qual è la cosa più importante quando cercate un appartamento? La posizione? Il prezzo? Le dimensioni? Bella domanda. Per me la posizione è la cosa più importante. Voglio essere vicino a tutto. E voi? Scrivetelo nei commenti. Sì, vogliamo sapere la vostra opinione. E ricordate di iscrivervi a Wow Podcast Italian se non l'avete ancora fatto. Esatto, iscrivetevi e attivate la campanella per ricevere notifiche quando pubblichiamo nuovi episodi.
Parliamo sempre di argomenti utili per imparare l'italiano. E se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like. Ci aiuta tantissimo e ci fa capire che i nostri contenuti vi piacciono. Grazie mille a tutti per aver ascoltato. Continuate a praticare il vostro italiano ogni giorno. Anche solo 10 minuti al giorno fanno la differenza. Proprio così. E non abbiate paura di fare errori. Gli errori sono parte del processo di apprendimento. Parlate, scrivete, ascoltate italiano il più possibile. E venite sempre qui, su Wow Podcast Italian, per praticare l'ascolto. Ogni episodio è un'opportunità per migliorare. Perfetto. Allora noi ci salutiamo. Lucas, in bocca al lupo. Grazie mia! Crepi il lupo! Ascoltatori, ricordate, in bocca al lupo si usa per augurare buona fortuna in italiano. Esatto. E la risposta è sempre crepi il lupo. Bene, allora, buonasera a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Buonasera! Ciao a tutti! Continuate a studiare e a divertirvi con l'italiano.